Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video unboxing. Oggi la Bandai SH Figuarts di Frieza Full Power da Dragon Ball Z, acquistata come sempre da ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Iscrizione al canale, mettete mi piace al video e cominciamo subito. Ed ecco a voi l'intera gamma di accessori a disposizione di questo Frieza Full Power. Abbiamo il doppio Kienzan, 4 teste intercambiabili e un volto aggiuntivo per il Goku Super Saiyan leggendario. Ben 5 paia di mani intercambiabili, un paio di piedi alternativi e la coda di Frieza mozzata dal Kienzan di Krillin. Cominciando proprio dai Kienzan, che per questo Frieza sono due, sono identici, sono realizzati in plastica semitrasparente di questo colore rosa tendente al fucsia, con l'effetto rotazione sulla parte più esterna e applicabili a un paio di mani che vedremo fra pochissimo tramite solito sistema PEG. Abbiamo il volto aggiuntivo invece per Goku, un'ottima aggiunta, una chicca come fa spesso Bandai per le sue figure. Nulla di particolare, ma è molto bello l'effetto del pugno subito da Goku proprio da Frieza per delle pose dinamiche, e quindi qui vi potete sbizzarrire nel caso aveste tutte e due le figure, sia il Frieza Full Power che il Goku Super Saiyan leggendario. Varie paia di mani, come vi dicevo in precedenza, in tutte le pose possibili ragazzi, quindi non mi soffermo più di tanto, volevo solo farvi vedere questa a palmo completamente aperto con il foro proprio per il Kienzan. Da notare la qualità delle mani, che sembra essere migliorata perché vedo diversi dettagli in più rispetto a quello a cui sono abituato, diversi segni di battaglia sia sul palmo che sul dorso, così come i dettagli delle dita e le unghie con il solito smalto nero di Frieza che sono sia scolpite che verniciate, quindi ottimo lavoro Bandai. Anche i piedi non sono male, ci sono quelli piatti che sono di default sulla figure che vi mostro subito, e questi invece che sono con le dita leggermente chiuse per andare, diciamo, a simulare una sorta di grappling. Anche qui buona la colorazione, anche in mezzo alle dita questa sfumatura azzurra che ritroveremo anche sul body di Frieza che vedremo fra pochissimo. Anche qui ottima la fattura. Abbiamo poi la coda, bella cicciona, bella importante, che va a rappresentare proprio la piena potenza di Frieza, con anche queste venature sulla superficie, vari segni di battaglia, può essere applicata al resto del body tramite PEG. Non mi piace molto questa sezione tagliata dal Kienzan di Krillin perché la trovo molto piatta, avrei gradito un po' di texture in più, un po' di veridicità in più. Poi le teste invece sono 4 come vi dicevo, con diverse espressioni, questa è quella di default, poi ci sono altre espressioni, tutte realizzate secondo me nel migliore dei modi, assolutamente nulla da dire, anche per quanto riguarda la forma e la lucidità, anche al tatto, è molto liscia questa superficie, molto gradevole. Qui niente da dire, sono molto contento che Bandai con SH Figuarts stia migliorando così tanto nella rappresentazione dei volti. E spero che lo facciano anche per volti dei Saiyan, che spesso hanno molto lasciato a desiderare. Diamo adesso un'occhiata alla figure, che ve lo dico subito ragazzi, secondo me è bellissima dal punto di vista estetico. Vedo già qualche sfumatura di azzurro che va a risaltare nei punti giusti una muscolatura già enorme, come è giusto che sia per questa versione di Frieza. Muscolatura che è molto ben proporzionata, oddio, per quanto si confà ad un personaggio di Dragon Ball super pompato, articolazioni che non mi danno particolarmente fastidio, prima o poi mi abituerò definitivamente all'SH Figuarts, ma nel momento in cui andiamo ad abbassare un pochino le braccia si aprono queste due voragini ai lati delle spalle che non mi piacciono particolarmente. Per quanto riguarda il resto, la figura è molto compatta, molto pesante e restituisce una sensazione di stabilità, ma secondo me proprio questa pesantezza, questa compattezza e soprattutto questa stabilità verranno un pochino meno nel momento in cui andremo a metterla in piedi.
perché già la coda stessa, come in tutti gli altri FISA, è molto pesante e secondo me faticherà a stare in piedi senza un relativo supporto o basetta, che ovviamente Bandai non ha fornito. Andiamo a vedere un attimino quelle che sono le fattezze più nel dettaglio. Abbiamo già visto la testa, che secondo me è fantastica sia nella forma che nella colorazione, con la parte viola lucida, molto azzeccata, e anche con questa superficie liscia che restituisce anche a livello tattile un'ottima sensazione. E mi piace molto anche questa sfumatura all'altezza del collo, che va a creare una zona d'ombra con questo azzurrino che vedremo anche nel resto del corpo, che secondo me è azzeccatissimo per creare ancora più profondità e più realismo nel personaggio. Il body è, come vi dicevo in precedenza, gigante, una muscolatura perfetta secondo me, con queste spalle enormi, e non avrei fatto di meglio sinceramente. È costellato da segni di battaglia, come vedete, tagli e graffi vari, e le vene che vanno a risaltare ancora di più la muscolatura di Frieza e il momento della trasformazione a full power, in cui è praticamente super sgravo. Buono il dettaglio anche nei tricipiti, nella schiena, guardate quanto è massiccio questo Frieza anche sulla schiena. Non mi piace molto, lo stavo notando adesso, la scritta Vietnam qui dove è stata fatta, che avrebbero potuto mettere secondo me sotto la pianta del piede e non in questa parte, per quanto non credo che si andrà ad esporre mai un Frieza di spalle, però magari in pose a 3/4 potrebbe vedersi. Non lo so, avrebbero potuto fare secondo me di meglio. Questa è la coda che, come vi dicevo, può essere mossa in tutto e per tutto con il peg a sfera, ne abbiamo già parlato nella sezione accessori. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, io non ho nulla da dire, davvero ottima la fattura di questo Frieza, mi piace davvero tantissimo, e quindi passerei direttamente alle articolazioni, cominciando dalla testa, che può ruotare ovviamente lateralmente, anche volendo a 360 gradi, abbassarsi fino a qui grazie anche all'articolazione del collo, e in alto invece più o meno fino a qui andranno a creare il solito gap molto fastidioso alla base del collo. Poi andiamo con le spalle, queste spalle gigantesche con una butterfly molto ben fatta. La spalla può venire anche leggermente fuori per adattarsi a pose un po' più dinamiche da combattimento, creando però sempre quel fastidioso gap. Il braccio può essere ruotato a 360 gradi, la spalla stessa può adattarsi anche all'apertura del braccio fino alla linea orizzontale. Vi è anche la rotazione del bicipite, ma dovete aiutarvi con 2 mani per tenere la spalla. Doppia articolazione al gomito, che viene leggermente limitata da questo bicipite gigantesco. Poi anche ovviamente rotazione del polso, e può anche piegarsi in avanti e indietro, quindi dal punto di vista della posabilità, essendo un stage figures, ragazzi, come al solito nulla da dire. Busto che può essere piegato in avanti di parecchio, quasi fino ai 90 gradi, anche all'indietro, e qui ottimo lavoro. Vedo dei gap nella schiena, nella parte posteriore, ma forse, esatto, si era incastrato praticamente il pezzo, come vedete, quindi può andare indietro ancora di più, va a scoprire questa parte, ragazzi, ma io sto molto estremizzando per farvi vedere le articolazioni in tutto e per tutto. Le gambe possono essere alzate superando la linea dei 180, all'indietro anche c'è un'ottima escursione, andiamo praticamente anche a superare i 90 gradi, con questa cosa un po' bruttina da vedere, ma comunque è possibile farlo. Le gambe possono allargarsi con questo nuovo sistema di parecchio, posso strecciarle ancora di più, quindi ottimo lavoro anche da questo punto di vista. E può l'articolazione del ginocchio, che è doppia, permette di superare i 90 gradi anche in questo senso. C'è ovviamente anche la rotazione del quadricipite, e per quanto riguarda invece i piedi c'è il peg a sfera, possono ruotare ma sono un pochino limitati nell'andare in alto e in basso. Un'ottima possibilità per questo Frieza, che sembra quasi uno Spider-Man di Hot Toys per le possibilità che ha del posing, quindi molto soddisfatto anche della colorazione, come vi dicevo, con le sfumature a risaltare i muscoli di questo colore azzurro leggermente sfumato, dei picchi di blu in alcuni punti, buona la parte viola
nelle tibie, negli avambracci, sul petto, spalle e testa. Nulla da dire ragazzi, davvero molto soddisfatto, ma adesso andiamo a fare un po' di posing per vedere se effettivamente questo freezer vale la pena. E questa era l'Sage Figures di Frieza Full Power da Dragon Ball Z, una figure non perfetta ma davvero molto bella e molto godibile, con degli upgrade che ho apprezzato tantissimo, accessori con una vasta gamma e davvero ben fatti, di ottima qualità per quanto mi riguarda, con una particolare menzione per le teste intercambiabili, una qualità dei volti che si avvicina sempre di più su una qualità ottimale, quella che vorrei vedere in prodotti del genere, e delle articolazioni che fanno il loro lavoro per sorreggere un body davvero molto massiccio e molto difficile secondo me da gestire a livello di articolazioni. Quindi ottimo lavoro Bandai, ma deve ancora migliorare la questione dell'equilibrio di questo freezer, che è davvero difficile far rimanere in piedi. Questo è un problema di tutti i freezer in generale, una questione di equilibrio tra il peso della coda e quello del body. Non mi è piaciuto tanto anche la sezione della coda, ve lo ripeto, ma magari è un gusto mio personale, magari mi sbaglio, e ovviamente la mancanza della basetta. Per il resto ragazzi, un'ottima figure che vi consiglio di avere in collezione assolutamente, soprattutto se avete già il Goku Super Saiyan leggendario. Detto questo, io vi ricordo che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, che ringrazio e saluto, come ringrazio tutti voi che siete arrivati fino alla fine del video. Datemi il vostro sostegno con un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ragazzi, ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao raga, a presto!